Io mi vedo. Ah, ecco. Recording is on. Bene, salve a tutti. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Eccoci qua di nuovo per i 13 giorni della stella. Da Chi 248 siamo per condividere la nostra visione. Come sempre siamo Shams e Moonchild e cercheremo di interpretare per il collettivo, per tutti, quello che ci arriva, quello che potremo andare a vivere, quali emozioni andremo a incontrare in questi 13 giorni, semplicemente lasciando che tutto questo possa potresti sentire tutto. Quindi io lascerei un attimo a Moonchild che ci introduca questi 13 giorni della stella e poi passerò io a cominciare a leggervi la mia interpretazione di questo periodo. A te, Donato. Eccoci, siamo arrivati qui. Ora siamo praticamente a un giro di boa importante. Questa è in pratica l'ultima onda dell'intero computo e quindi è molto molto importante perché è il colore giallo, quindi andiamo a raccogliere quell'intento che iniziò appunto 200, quasi 200, 250 diciamo giorni fa, che in pratica corrisponde a un'esatta gestazione gestazione naturale della nascita, perché sono quasi 9 mesi e quindi è una cosa meravigliosa perché appunto andiamo a realizzare quel sogno che all'inizio fu, diciamo, emanato dal drago iniziale, che è il primo glifo che inizia il computo, e da lì, diciamo, dalle caverne più oscure, lui ha cercato una forma, ha cercato di manifestarsi come sogno. È molto importante questa onda, secondo me, perché appunto, a parte che racchiude un po' tutto il resto, tutto quello che abbiamo vissuto fino adesso, tutte le 20 quindi permutazioni di ogni glifo, appunto moltiplicate per 13, che sono i numeri dei kin che formano l'onda incantata. E quindi questa cosa ci comunica veramente che l'intento primario di questo Dream Spell è proprio quello di realizzarci, di riconoscerci, di ritornare alla nostra vera essenza, che è quella appunto originaria che partì dal drago rosso, che è la nascita. Col giallo raccogliamo, che è l'ultimo colore della cromatica, e quindi è come una specie di festa, insomma, di riunione di tutti quanti, di tutti quanti kin. È meraviglioso perché qua in pratica noi cerchiamo di espletare ed esprimere proprio tutta la bellezza, tutto quello che abbiamo finora nascosto dentro di noi e che un po', diciamo, l'offuscamento delle frequenze dissonanti ci hanno un attimo illuso, ecco, e quindi ora ritroviamo veramente tutto quello che ci appartiene, quello che veramente desideriamo, tutto quello che veramente possiamo donare dalla nostra vera identità, insomma, che è quella galattica, e per cui siamo qui e riconosciamo la nostra missione in totale bellezza, armonia e splendore proprio. E questa è, diciamo, un'introduction, e adesso io penso che passerei volentieri a Shams la sua visione di questo percorso veramente stupendo, che andiamo in chiusura per poi ritornare come un oroboro. Fra 13 giorni appunto si riparte da zero, dal numero 1, il drago magnetico. Quindi perfetto, andiamo avanti, avanziamo. Buon ascolto con Shams. Grazie.
Allora, intanto volevo presentarvi di fianco a me la mia Sekhmet, la dea Lunessa, che mi accompagna oggi, e questo che però non riuscite a vedere, che è il Quetzalcoatl. Sono insieme e ci accompagnano, mi accompagnano e ci accompagnano insieme, ci danno l'energia per questa lettura di questi 13 giorni. Per me lo stalking è qualcosa di molto emozionale e in questa onda ci sono vari kin che mi toccano profondamente. E queste energie, no, come i pianeti, no, che si muovono e vanno comunque a manifestare e a toccarci in vari punti, aiutarci a evolverci. E come dico sempre io, tornare al nostro cuore. E vi ricordo che tutto quello che ci serve è dentro il nostro cuore, quindi non dimentichiamocelo mai questo. E condivido con voi i miei meravigliosi arcani, io sono molto legata da sempre, e la visione per quello che ci aspetta in questi 13 giorni, vediamo cosa succede. Vediamo che cosa si tratta, che cosa ci vogliono dire. Allora, questi 13 giorni ci parlano di avere il coraggio di tagliare, di fare questo grandissimo cambio. E non è che dobbiamo tagliare qualcosa, ma questa trasformazione per fare in modo di prendere la strada giusta, che è la strada che è legata col nostro cuore, con chi siamo, semplicemente chi siamo. E se scegliamo noi stessi, quindi se ci scegliamo, proprio oggi nella bellezza della stella, se scegliamo in questi 13 giorni, io mi scelgo perché mi amo, come se quella macchina incomincia veramente a prendere quella strada, a prendere velocità, ad andare veramente dove deve andare. Questa è la tematica dei 13 giorni, poi andiamo un po' a vedere che cosa ci aspetta. Eccoci qua. Allora, questi 13 giorni ci parlano di ritrovare chi siamo, ritornare a quello che noi abbiamo dentro, che noi stiamo tanto cercando fuori, stiamo tanto cercando di vedere che cosa c'è, stiamo chiedendo agli altri, stiamo facendo 3000 cose, ma dovremmo fermarci un attimo e vedere che cosa chi siamo, che cosa portiamo, qual è quel dono, li chiamiamo, no? I nostri talenti, trovare quei nostri talenti che già abbiamo dentro di noi. E quello che ci propongono questi 13 giorni è proprio avere il coraggio di andare oltre, avere il coraggio di affidarci a noi stessi, avere il coraggio di non sentirci legati, ma di seguire, come dico sempre io, quella voce di sentire quella voce che avete dentro e con quella voce avere il coraggio di fare una ricerca, di cercare, di andare a illuminare che cosa è per voi e di lasciare andare quello che non è per voi, quello che non ci fa bene, come quando mangiamo qualcosa e ci viene mal di pancia, quello che non ci va bene non lo mangiamo. Quindi cerchiamo veramente quello che è con noi, quello che è in sintonia nella nostra vibrazione, ritroviamo la vibrazione della nostra anima e abbiamo il coraggio di seguirla, semplicemente di stare, non dobbiamo fare niente, non c'è bisogno di fare cose astronomiche, di diventare astronauti o qualcosa del genere, semplicemente essere noi stessi e rimanere centrati, cioè lasciare che il cielo e la terra si uniscano nel nostro cuore, in questo cristallo che abbiamo nel cuore, quindi lasciare respirare e lasciare questo respiro possa andare ad essere quello che è, ok? Semplicemente, con molta semplicità, con molta, ve lo ripeto, con molta, molta semplicità. Accettiamo chi siamo e prendiamoci cura di noi e andiamo nell'essenza, cerchiamo di capire quanto esteriorità c'è, quante parole, cosa invece c'è dentro. Andiamo al di là dello specchio, andiamo al di là
di questo specchio che abbiamo, andiamo dentro e non lasciamoci portare fuori dalle parole o dall'immagine o da quello che sentiamo, perché quello ha detto questa cosa. Cerchiamo di capire qual è il messaggio che ci vuole dare, perché non sempre quello che viene detto è quello che vogliamo, quello che gli altri ci vogliono comunicare, ma cerchiamo di andare al di là dell'essenza. Okay? A quel punto, se noi andremo al di là dell'essenza, ci troveremo assolutamente nel centro di tutto quello che ci serve e avremo tutti i nostri tools attaccati e quando ci serve qualcosa lo potremo prendere perché tutto è intorno a noi. Quello che dico sempre, ringraziamo tanto di tutto quello che abbiamo, ci dimentichiamo sempre di ringraziare perché noi abbiamo tutto intorno a noi, siamo supportati da tantissime cose. E cerchiamo di essere in questa onda, di essere in questi 20 giorni, essere più leggeri. Cerchiamo veramente di poterci un po' prendere in giro, di alleggerire quello zaino pesante che ci portiamo e di proseguire e portare armonia nella nostra vita, proprio mettere un pochino come ordine, no? Come dire, questo mi serve, questo sta meglio da questa parte e così respiro, no? È un grande respiro che la terra ci regala e che è legata al cielo e anche cambiare, vedere le cose in un altro modo, perché tutto questo percorso che vi ho detto fino ad oggi vi farà rendere conto che c'è un modo diverso di vedere, che c'è un modo diverso di essere. Ok? E a quel punto voi sarete pronti per fare quella trasformazione. Solo in quel momento in cui vi renderete conto di quell'altro modo di vedere, voi potrete accettarvi, scegliervi per fare quella trasformazione e riportare quell'ordine che solo vuoto, quella base che vi permette di salire al cielo e di andare dove volete, perché a quel punto siete scelti, avete messo i vostri piloni, le vostre colonne portanti e a quel punto voi potete salire. E a quel punto sì, ritrovate la vostra visione e sapete esattamente dove dovete andare, ritroverete dove volete andare, saprete esattamente dove e come e non vi preoccuperete di che cosa c'è, dei piccoli litigi, delle piccole scaramucce, non sarà più un problema perché voi sapete che volete arrivare in quel punto e a quel punto lascerete andare anche tutti i pesi del passato, è come se questo ultimo giorno, questo sole cosmico che a me è molto caro perché lo sono stata e so cosa vuol dire, proprio è scaricare quello zaino dalle vostre spalle e dire a questo punto io vado per quello che sento, vado semplicemente come sono, non ho bisogno di nient'altro, sono semplicemente io e basta. E questa volta voglio fare una cosa diversa e vi vorrei tirare fuori un jolly. Un jolly, vediamo cosa ci dicono per un jolly in questi 13 giorni. Il jolly è il cuore, il jolly è il papa, è il cuore, è l'amore incondizionato. Tutto questo percorso viene fatto per portare quell'amore dentro di noi, per portarci in contatto con quel cuore e accettarci per quello che siamo. Così è e così sia. Quindi vi ringrazio moltissimo e questa è la mia personale opinione. Vi mando un bacio grande, vi auguro di questi 13 giorni possiate sorridere, possiate prendervi in giro e possiate divertirvi e soprattutto essere felici. Bacio, a te Donato. Eccoci. Allora ritorniamo a noi. Questo è, non l'avevo detto, questo è il tono praticamente che contraddistingue l'energia della giornata, che è appunto la magnetica. E qui in pratica, come recita oggi, che vi volevo dire appunto come inizia, diciamo, il percorso di questa onda, dice: io unifico per infondere bellezza, attraendo l'arte. Sigillo la riserva dell'eleganza col tono magnetico del proposito. Il tono magnetico del proposito. Sono guidato dal mio potere duplicato, che appunto è questo che sentite in sottofondo. Dunque, io volevo cominciare con leggervi questi poemi meravigliosi che sono appunto scritti e descrivono gli archetipi
di ogni glifo, e sono stati scritti appunto dal maestro Zergueyes Valun Votan. E così recita: io sono l'artista, codificato dalla stella gialla. 8 è il numero che apre il mio portale. Le risonanti frequenze sono la paletta dei miei colori, per armonizzare secondo i più profondi impulsi dell'universo. Osa essere bellissimo. Io sono l'eleganza dell'illuminazione. Attraverso la mia arte coloro il tuo mondo. Io sono l'arcobaleno nel tuo giorno e il bagliore lunare della tua notte. Io sono l'artista, tutto ciò che faccio si origina dalle stelle. Essere stellare, bambino delle stelle, cantante delle stelle sono i miei nomi. Io sono l'accordo galattico che risuona dalla chiave cosmica. Io invento le canzoni e recito la promessa cristallina che viaggia negli infiniti Zuvuya, le meraviglie delle armoniche in costante espansione. Conoscermi è navigare l'infinita canzone fino al maestro artista di tutta la creazione. Questo secondo me è meraviglioso e un po' appunto descrive appunto questo viaggio di questa stella che attraverso appunto la bellezza, la leggerezza del suo compagno che è la scimmia, la sfida di questo specchio che ci pone di fronte appunto a questo intento di osare appunto di essere della bellezza, insomma, di osare di accettarci, insomma, per quello che siamo, sotto questa luce, sotto quel sole che diventeremo, perché il sogno di questa stella appunto che abbiamo dentro nascosta è quella di diventare un sole e quindi di auto-illuminarci, come di auto-informarci, di auto-esporci, di scegliere e di accettarci in toto, nella bellezza e in tutto quello che emaniamo, nella creazione, nell'armonia, insomma. Dopo, come diceva prima Shams, abbiamo tutti proprio tutte i mezzi, tutti gli utensili, tutto quello che ci può servire, insomma, per creare, per diciamo, ammettere noi stessi nella comunità, insomma. Dunque, durante questa onda posso notare sicuramente che ci sarà inizialmente un confronto che non è precisamente una sfida, ma comunque sarà importante accettare e guardare quelle parti di noi che emozionalmente ci appesantiscono un po' e dobbiamo subito partire così, affrontando quelle zone di ombra, per guardarle, per accettarle, per curarle, però poi proseguire, perché poi in pratica avremo appunto il servizio che dovremo dare, che è proprio quello dell'amore, e dell'amore compassionevole, di accettazione di tutto quello che ci viene mostrato, ecco, in totale armonia, senza nessun giudizio. Proseguiamo poi attraverso la forma che cercheremo di dare, che sarà appunto collegata alla magia, a qualcosa di trasformativo, a qualcosa di nuovo e di assolutamente leggero, che va a svelare proprio cosa si nasconde, e a volte potrà sembrare un po' strano vedere certe cose, però potremo assolutamente accettarle con l'aiuto appunto della leggerezza, della magia della scimmia. Dopodiché appunto saremo pronti infatti di incarnare tutto questo e di portarlo verso una direzione che è solo quella che decidiamo, che è l'unica giusta per noi, che è quella della saggezza, della nostra saggezza interiore, della nostra libertà, e questo umano appunto intonante ci offre. Dopo di ciò affronteremo proprio un riequilibrio nella sfera proprio fisica e anche appunto di terza
dimensione e riusciremo a portare questo tipo di visione su altri spazi, diciamo, nello spostamento, e potremo avere questa forza di movimento e di assolutamente, come dire, avere la certezza di riportare in equilibrio appunto ciò che è fuori, ciò che è dentro, ciò che è su e ciò che è giù. Dopo di ciò appunto raggiungiamo il centro, che è il cuore. Qua c'è proprio il canale dell'onda in cui appunto ci viene come buttata una corda dalla fonte e che ci aiuta appunto nella trasformazione lungo questo canale appunto ad essere illuminati da questo sole alto, da questa vera essenza che diciamo si nasconde dentro di noi. E con questo mago noi troviamo assolutamente il canale per far entrare il messaggio e che dia proprio il suo spazio interiore di illuminazione, di bellezza e di ciò che veramente risuona nei colori giusti assolutamente dentro di noi. E dopo da lì ci fa proprio, ci dà il permesso insomma di creare quello che è più giusto e più bello per noi. Con l'aquila dopodiché andiamo assolutamente a integrare tutto quello che è stato appunto guardato, è stato amplificato e ampliato in una visione globale che abbiamo vissuto appunto negli scorsi giorni, dei 13 giorni della scorsa onda dell'Aquila. E qui c'è come una specie di ritorno a essere sicuri che quello che abbiamo visto sia esattamente quello che si è realizzato finora, e quindi lo accettiamo in toto e proseguendo il cammino con il coraggio e con l'intelligenza che denota appunto l'energia del guerriero solare. Qui poniamo proprio veramente l'intenzione dell'avanzare, del portare comunque un risultato che sia assolutamente limpido e coerente con quella bellezza che noi cerchiamo appunto su questa onda di emanare e di accettare di nuovo, che poi andremo a riguardare un'ultima volta nello specchio. La Terra frautoplanetaria qui ci dà la possibilità appunto di riconnetterci con tutto questo a tutte le persone, a tutto ciò, a tutte le persone che ci circondano. E qui si ritrova veramente un percorso di unione e anche di appunto evoluzione di tutta l'umanità e di quello che abbiamo raccolto e abbiamo creato, e con questa connessione sottile che ci ricongiunge sincronicamente alla Terra noi portiamo avanti sempre di più questa nave Tempo Terra, che è il nostro pianeta, la nostra madre, che ci ha accolto. E nel tono 11 appunto nello specchio qui avremo il confronto, qui è proprio l'apertura del canale e non c'è più distinzione fra quello che ci sembrava distaccato dall'immagine che noi vedevamo a quello che in realtà abbiamo dentro. Quindi questa bellezza infine viene veramente vista e accettata per quello che è, e viene portata in creazione assoluta, aprendosi proprio a canali che vanno al di là dell'effimero, al di là della mera immagine, del mero riflesso. Tutto questo per scuotere comunque il collettivo
che attraverso il tono cristallo il blu della tempesta ci impone. E questa ultima tempesta io la sento molto, molto morbida, nel senso che è una scossa, è un impeto molto, che diciamo in un intento molto alto, perché appunto è come dire chi c'è, chi non c'è si sveglia adesso perché non c'è più tempo. Poi da domani finiamo con il cosmico, questo sole cosmico in pratica ci dona, come già un po' accennavo, questo sole che noi ritorniamo a riconoscere e ritorniamo a far splendere attraverso questo corpo, attraverso questa esistenza, questa vita su questo pianeta che ci siamo scelti. E qui è meraviglioso, perché qui appunto qui si trascende in pratica tutta l'esperienza e tutte le permutazioni possibili di tutto lo Tzolk'in, quindi è come un ricongiungersi alla fonte, però in assoluta evoluzione e completamento anche, ecco. Cioè l'essere in pratica raccoglie tutto quello che ha vissuto finora, e da quel sole può emanare, può informare qualsiasi cosa, insomma. Ed è meraviglioso. Perfetto, io spero che vi sia piaciuta, spero che vi siamo stati in qualche modo utili, che i messaggi siano arrivati chiari, perché ci vuole molta chiarezza su questa onda e bisogna splendere alti, dal più profondo fino proprio alle altezze più grandi. Vi auguro quindi di uscire in bellezza e di amarvi, di esporvi, di piacervi quanto più potete, di creare tantissimo. Tempo è arte. Nilla Cash, e alla prossima. Grazie mille a tutti, baci, ciao, buona onda, alla prossima. Ciao. Ciao.